Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo a parlare del Seicento inglese con Sofì. Forse Sofì non è molto d'accordo, te ne vuoi andare? Sei stanca, va bene. Saluta i nostri spettatori, coloro che guardano i nostri video, va bene. La lasciamo andare. Continuiamo con la nostra storia dell'affermazione del parlamentarismo inglese e della monarchia costituzionale inglese nel Seicento. Vi ricordate che nella scorsa video lezione ci siamo fermati alla restaurazione Stuart del 1660, la cosiddetta Restoration. Tante sono state le restaurazioni nella storia, anche nella storia inglese, però la restaurazione per antonomasia, quella che si chiama Restoration, è quella del 1660. Ne abbiamo parlato anche nella video lezione passata. Abbiamo visto che la Repubblica, il Commonwealth, istituito da Cromwell e dalle forze che avevano vinto le guerre civili inglesi, che avevano decapitato il re Carlo I Stuart, questa repubblica non funzionava granché, non riuscì mai a darsi una costituzione, delle istituzioni, delle forme istituzionali stabili, finché c'era Cromwell, l'uomo forte, che faceva da dittatore. Allora le cose bene o male andavano, ma dopo la morte di Cromwell il pericolo è che nascesse l'anarchia o teorie pericolose si affermassero, come il suffragio universale o il socialismo da parte di gruppi radicali inglesi di cui abbiamo parlato, le forze economiche emergenti che escono vincenti dalla rivoluzione parlamentare ormai avevano ottenuto tutto ciò che volevano, anche il predominio sui mari. Ricordate, con la sconfitta dell'Olanda, il diritto di recintare le proprie terre, di sfruttarle secondo una mentalità capitalistica, individualistica, l'eliminazione delle consuetudini feudali, degli usi civici di villaggio era stata effettuata, il lavoro salariato era stato eliminato, il potere delle corporazioni, si era affermato il libero mercato capitalistico, erano stati eliminati i monopoli, c'era la libera concorrenza. Quindi queste forze economiche, il capitalismo inglese, che nasce dai proprietari terrieri, che siano nobili sia che siano borghesi, non potevano accettare l'incertezza, l'anarchia, l'estremismo. Quindi la rivoluzione, abbiamo visto, prende una piega conservatrice. Addirittura fu chiesto a Cromwell di diventare re e lui rifiutò. A un certo punto si pensa di far tornare lo Stuart. Nel 1660 viene restaurato sul trono il figlio del re decapitato nel 1649, Carlo I, ovvero Carlo II. Anche lui si chiama Carlo come il padre. Peraltro il ritorno di Carlo II non dovete pensare che significhi la vittoria della controrivoluzione, l'annullamento di tutti i poteri del Parlamento, dei poteri che il Parlamento aveva conquistato, il ritorno all'assolutismo. Assolutamente no. Carlo II accetta di tornare sul trono dell'Inghilterra, ma deve accettare anche di dividere i propri poteri con il Parlamento e con i giudici. Il Parlamento mantiene tutte le conquiste che aveva ottenuto, ricordate, con le leggi anti-assolutistiche del 41-42. Il Parlamento mantiene la propria competenza sulle tasse, su tante altre funzioni. Non viene certo ripristinata la Camera Stellata oppure la ship money. Il Parlamento mantiene, almeno in parte, il controllo dell'esercito, il controllo della politica estera. Sono cose importantissime. Quindi la restaurazione avviene in una situazione di parità, di equilibrio tra il re e il Parlamento, non più come prima, quando il Parlamento aveva dei poteri piuttosto scarsi. Carlo II deve accettare le acquisizioni della prima rivoluzione inglese. Lo stesso Carlo II fa mostra di volerle accettare, altrimenti non sarebbe potuto tornare sul trono. Lui, che aveva avuto il padre decapitato, era andato in esilio a Parigi sotto l'egida protettiva di Luigi XIV. Venne educato come cattolico Carlo II. La madre, la vedova di Carlo I,
era cattolica e Carlo II fu educato come cattolico. Nel paese difensore dei cattolici, la Francia, uno dei suoi precettori fu il grande filosofo inglese Thomas Hobbes, anche lui in esilio a Parigi, perché stava dalla parte degli Stuart, stava dalla parte dell'assolutismo monarchico Hobbes, e quindi Carlo II stesso, pur rimanendo in esilio, si spostò dalla Francia all'Olanda, capite? Perché l'Olanda era un paese simile all'Inghilterra, era un paese protestante, era un paese repubblicano, per non far credere che il suo ritorno avvenga a partire dalla capitale dell'assolutismo cattolico, ovvero da Parigi. Al Parlamento Carlo dice di essere disposto a tornare a fare il re, ma rispettando i poteri del Parlamento e anche la tolleranza religiosa, e quindi il Parlamento si mette all'opera. La prova generale è l'occupazione di Londra da parte del generale Monk. Il generale Monk era il governatore della Scozia e tutti sapevano che era un amico personale degli Stuart. Stava dalla parte della dinastia Stuart. Il generale Monk occupa con il suo esercito calato dalla Scozia la città di Londra. Questa è una sorta di prova generale, tutti sanno che questo significa la restaurazione Stuart, nessuno si ribella, la generalità del paese è a favore della restaurazione, quindi Carlo II può sbarcare e viene incoronato re. Ritornano gli Stuart, la restaurazione nel 1660. Il re lascia la gestione delle tasse, non proprio tutte le tasse, al Parlamento. Il re si fa dare la gestione a vita soltanto dei dazi doganali, che lo renderanno ricco, e questo testimonia la buona salute del commercio marittimo inglesi. I dazi doganali sono posti sulle merci in entrata, sulle navi straniere, quindi il re si accontenta di questo, lascia tutte le altre tasse al Parlamento. Vi è una tolleranza religiosa, certo, attenzione, vengono restaurate due cose con la restaurazione, le due strutture che erano state abolite con la Repubblica, la Camera dei Lords, ma anche, attenzione, la Chiesa anglicana, la Chiesa episcopale. Quindi abbiamo sì una tolleranza religiosa, una libertà religiosa, però sempre con dei privilegi della Chiesa episcopale, della Church of England. Viene restaurato l'Act of Uniformity, quindi tutti i dissenters, gli anticonformisti, certo, raramente vengono perseguitati, condannati, però comunque sono discriminati. La Chiesa anglicana ritorna al potere. Inoltre vengono approvate, attenzione, delle leggi che limitano la libertà di religione dei puritani e di altri non conformisti, anche perché la colpa di tutti gli eccessi della prima rivoluzione inglese della Repubblica viene data proprio ai non conformisti, quindi essi si sentono discriminati, schiacciati dagli anglicani, come i quaccheri, i battisti, indipendenti, gli anarchici, gli altri dissenters. Iniziano ad andarsene, a emigrare negli Stati Uniti. Buona parte della popolazione dei coloni inglesi degli Stati Uniti derivano proprio da questi dissenters, dai non conformisti, puritani, quaccheri, battisti, indipendenti, anarchici. Come erano emigrati già prima, in Nord America all'inizio del Seicento, prima della prima rivoluzione inglese, continuano ad immigrare adesso. Viene approvato, come vi ho detto prima, l'Act of Uniformity, che fa obbligo a tutti i ministri del culto di usare il Book of Common Prayer anglicano, quindi predominio della Chiesa anglicana. Di fatto questo non avviene, c'è una certa tolleranza religiosa di fatto per i protestanti non anglicani, però insomma i protestanti non anglicani si sentono comunque molto perseguitati. Tutti sperano ovviamente che Carlo II si comporti bene, rispetti il Parlamento e non segua il padre decapitato sulla strada dell'assolutismo cattolico, dell'imposizione dell'assolutismo cattolico. Carlo II in Francia era stato educato da cattolico, molti pensano che sia rimasto in realtà nella sua interiorità fervente cattolico e abbia abbracciato l'anglicanesimo soltanto di facciata e voglia riportare al potere la religione cattolica.
ci sono dei segnali che possono far sospettare contro Carlo II. Prima di tutto lui sposa una principessa portoghese cattolica contro il volere del Parlamento, da cui avrebbe potuto avere dei figli che sarebbero stati educati come cattolici. Questo non avvenne. I due non ebbero figli. Nel 1672 Carlo II cerca di eliminare le leggi contro i cattolici. C'erano delle leggi discriminatorie sia contro i non conformisti sia contro i cattolici. Il Parlamento si oppone, ma Carlo II si è chiaramente mosso a favore dei cattolici, anche se ha figurato come un sostenitore della tolleranza religiosa. Facciamo un passo indietro. L'Inghilterra con Carlo II fa altre 2 guerre contro l'Olanda. Ricordate che già una prima l'aveva fatta Cromwell sconfiggendo la Repubblica olandese. Dal 1665 al 1667 abbiamo la seconda guerra contro l'Olanda. Ricordate che l'Olanda era in una fase di pacifismo, lo Stadtholder era stato eliminato e il potere era andato a De Witt, il gran pensionario dell'Aia, che non ne voleva sapere di guerre. Gli olandesi preferivano investire tutte le risorse e i soldi nelle attività commerciali e non più in spese militari. De Witt non ne vuole fare guerre. Questa seconda guerra dell'Inghilterra contro l'Olanda va molto peggio rispetto alla prima. Gli olandesi non stanno perdendo, nonostante questo De Witt blocca il primo possibile la guerra perché le spese di guerra danneggiano i commerci, il commercio olandese. De Witt termina la guerra con qualche compromesso, cede alla Gran Bretagna qualche base coloniale di scarsa importanza. Però lui la guerra, attenzione, De Witt insieme all'Olanda la stava vincendo, non la vuole portare avanti perché pensa che sia antieconomica e così si conclude la seconda guerra contro l'Olanda. Qualche anno prima gli olandesi avevano ceduto all'Inghilterra anche New York, che si chiamava Nuova Amsterdam ed era una colonia olandese. Nel 1664 New Amsterdam si era trasformata in New York, quindi vedete la politica rinunciataria, pacifista di De Witt, che vuole a tutti i costi tenersi fuori dalle guerre, se può cedere qualche territorio oltremare per evitare le guerre, preferisce appunto cedere questi territori in cambio della pace. Nel 72-73 avviene la terza guerra contro l'Olanda e di questa noi abbiamo già parlato trattando delle guerre, ricordate, di Luigi XIV di Francia, perché, scandalo degli scandali, l'Inghilterra di Carlo II muove questa guerra contro l'Olanda insieme alla Francia del potentissimo Luigi XIV. Il Parlamento non c'è stato. Sembra assurdo voler distruggere l'Olanda. Le precedenti guerre sono state fatte per il predominio commerciale, ma qui si tratta di eliminare proprio fisicamente l'Olanda, di farla inglobare dalla Francia, dalla cattolica pericolosissima Francia. Il Parlamento giudica negativa questa iniziativa di Carlo II e si oppone. Il Parlamento pensa che la fine della concorrenza commerciale ostica dell'Olanda non valga certamente la vittoria della Francia cattolica di Luigi XIV sull'Olanda, sui fratelli di fede protestanti dell'Olanda. E quindi che succede? Attenzione, il Parlamento forza il re Carlo II alla pace. Carlo II deve uscire dalla guerra salvando l'Olanda, perché il Parlamento glielo impone. Vedete quanti poteri che ha il Parlamento. Il Parlamento è di fatto, anche se nero su bianco non era scritto proprio così, il Parlamento era di fatto a capo dell'esercito e dominava anche la politica estera. Nessun Parlamento europeo avrebbe potuto costringere il proprio re ad una pace, ad uscire da una guerra, ma il Parlamento inglese può farlo e quindi mette sotto scacco Carlo II, che non si arrende. Nel 1673 il Parlamento forza Carlo II ad uscire dalla guerra, approva però, attenzione, anche una legge molto dura nei confronti dei cattolici, il Test Act, che discrimina fortemente
sia i cattolici sia i non conformisti, puritani, quaccheri, battisti, tutti quelli che non sono anglicani. Attenzione, il Parlamento aveva subodorato che Carlo II segretamente stesse maneggiando per imporre l'assolutismo. Il Parlamento non sapeva che la guerra di Carlo II insieme alla Francia contro l'Olanda era stata preceduta nel 1669 da un trattato segreto tra Carlo II e Luigi XIV. Carlo II era un traditore, aveva fatto un accordo segreto con Luigi XIV alle spalle del Parlamento, voleva aiutare la Francia a distruggere e inglobare l'Olanda e in cambio Carlo II si sarebbe fatto aiutare da Luigi XIV a riportare il cattolicesimo e l'assolutismo in Inghilterra. Quindi Carlo II si era accordato con la Francia e quindi voleva l'assolutismo. Il Parlamento non lo sapeva, non seppe mai questa cosa, se no avrebbe scatenato già la seconda rivoluzione inglese e avrebbe cacciato Carlo II. Tuttavia il Parlamento aveva subodorato, aveva sospettato il fatto che Carlo II fosse un traditore. Infatti il Parlamento finisce per approvare il Test Act nel 1673, una legge molto gravosa contro i cattolici. Il Test Act prevede un giuramento di dissociazione dal Papa e dalla Chiesa. Il giuramento chiede di dire: io mi dissocio, io non accetto la Chiesa cattolica, il Papa, tutte le proposizioni cattoliche le considero errate, false, contrarie alla vera religione. Ovviamente la maggior parte dei cattolici si rifiuta di giurare perché si tratta di abiurare la propria religione. Questo significa che i cattolici vengono eliminati dalle posizioni di potere. Chi non giura, non approva il Test Act, non fa questo giuramento voluto dal Test Act, non può entrare in Parlamento, non può fare carriera nell'esercito, nell'amministrazione, nella magistratura, a livello di funzionario, eccetera. Quindi i cattolici, pensate, questa legislazione fortemente discriminatoria contro sia i cattolici sia i non conformisti verrà eliminata soltanto nel corso dell'Ottocento. Per più di 100 anni, molto più di 100 anni, i cattolici saranno terribilmente discriminati in quella che si vanta di essere la patria della tolleranza religiosa. C'era però un motivo, è vero, perché vi era un reale complotto cattolico contro il Parlamento, contro l'Inghilterra protestante. L'Inghilterra protestante aveva paura. All'indomani del Test Act, la prima conseguenza fu che tutti i cattolici della Camera dei Lord, anche i pochi che sedevano nella Camera dei Comuni, dovettero abbandonare il Parlamento. Non potevano più essere parlamentari. I problemi continuano però. Carlo II che fa? Non aveva avuto figli con la sua principessa cattolica. Però attenzione, lui aveva un fratello che era l'unico che poteva succedergli dopo la sua morte, che si chiamava Giacomo II. Nel momento in cui Carlo II è ancora in vita, attenzione, cosa succede? Giacomo II sposa in seconde nozze, anche lui, come il fratello, una principessa cattolica. Invece di essere portoghese, come quella di Carlo II, è italiana, ma è comunque una principessa cattolica, il che era molto pericoloso. Carlo II non aveva avuto figli col suo matrimonio cattolico, ma se l'erede al trono Giacomo II avesse avuto un figlio dalla sua seconda moglie cattolica, quest'ultimo sarebbe probabilmente stato istruito, educato nella religione cattolica e quindi avrebbe messo in pericolo la successione protestante. Attenzione, il fratello di Carlo II, Giacomo II, aveva avuto dal primo matrimonio 2 figlie, Maria, la prima, e Anna, la seconda, che erano totalmente, assolutamente protestanti, di provata fede protestante. Il problema è che nel secondo matrimonio Giacomo II si sposa con una moglie cattolica e se fosse nato un figlio maschio avrebbe scalzato dalla successione protestante
Maria e Anna, d'accordo? Giacomo II non solo si sposa con una cattolica, ma si converte esplicitamente al cattolicesimo. Il successore di Carlo II è un pericolo. Cosa succede? Che il Parlamento cerca di far passare una legge che escluda Giacomo dalla successione, violando ogni tipo di tradizione sulle successioni, per dare la successione prima a Maria e poi ad Anna, cioè le figlie protestanti di primo letto, ma i lord si oppongono all'esclusione di Giacomo II dalla successione. Che cosa avviene? Che Carlo II muore e nel 1685 pacificamente, senza problemi, senza che nessuno l'abbia ancora cacciato, Giacomo II Stuart va sul trono. Si tratta del quarto e ultimo sovrano Stuart di cui abbiamo parlato in questa storia del Seicento, del XVII secolo. Si spera che Giacomo II, nonostante sia cattolico, sposato ad una principessa cattolica, si comporti bene, rispetti il Parlamento, le leggi, le libertà dell'Inghilterra. Sin dall'inizio si vede che non è assolutamente così. Come primo pretesto, Giacomo II scioglie il Parlamento e si autoproclama re assoluto, con un pretesto, dice di voler governare come sovrano assoluto senza il Parlamento e inoltre decide, senza il Parlamento, di abolire il Test Act. Cosa succede? Il Parlamento si ribella, forse c'è un'altra rivoluzione. Scopertamente Giacomo II persegue la strada della restaurazione cattolica, che significa restaurazione dell'assolutismo, eliminazione dei poteri del Parlamento. Incredibilmente in Inghilterra il Parlamento non si ribella. Perché? Sembra assurdo. Giacomo II fa tutte queste cose e nessuno si ribella, perché, attenzione, il Parlamento si era ormai assicurato il controllo dell'esercito e allora il Parlamento pazienta, fa questo ragionamento: sopportiamo Giacomo II, che in fondo è già anziano, questo è il ragionamento che fa il Parlamento, sopportiamo finché vive Giacomo II, può fare tutto quello che vuole, tanto non lo seguiremo, poi alla sua morte ci sarà la successione protestante di Maria e poi di Anna. Cioè il Parlamento, siccome l'Inghilterra protestante aveva già subito le guerre civili, decide di sopportare pazientemente il re cattolico, appunto per evitare le distruzioni che tutti ricordavano delle guerre civili. Sembra una cosa comica, Giacomo II scioglie il Parlamento, ma il Parlamento non si scioglie in realtà. Giacomo II scaglia l'esercito contro il Parlamento, ma l'esercito si rifiuta. Giacomo II abolisce in teoria il Test Act, ma non succede niente, succede tutto solo sulla carta. Giacomo II ad un certo punto fa scrivere un decreto che deve essere letto, attenzione, da tutti i ministri del culto sul pulpito. Nel decreto c'è scritto che si deve tornare al cattolicesimo, ma non succede niente. I ministri anglicani, durante la funzione sacra, si rifiutano di leggere questo documento di Giacomo II e di seguirlo sulla strada della restaurazione cattolica. Ma come c'è un re che mette in discussione tutto, che si proclama re assoluto, in realtà non succede niente. Tutte le sue decisioni finiscono per non essere minimamente applicate da parte del Parlamento. Ad ogni modo, a un certo punto invece succede qualcosa che fa scattare la seconda rivoluzione inglese. Nasce un figlio da Giacomo II e la sua moglie cattolica, un figlio maschio che viene chiamato Giacomo Edoardo, anche se poi in realtà nella sua vita sarà sempre chiamato Giacomo. Questo il Parlamento protestante non poteva accettarlo. Spero che abbiate capito la logica e il ragionamento. Sopportiamo Giacomo II, anche se è cattolico, facciamo cadere nel vuoto tutti i suoi proclami, perché poi dopo la sua morte ci sarà la successione protestante di Maria e Anna. Invece, con la nascita di Giacomo Edoardo, che sarebbe stato educato come cattolico,
Giacomo Edoardo, pur essendo nel secondo matrimonio, essendo maschio, scalza dalla successione Maria e Anna e quindi predispone una successione cattolica. Questo non può essere accettato. Il Parlamento pensa ad una diversa soluzione e scatena la seconda guerra civile inglese, che noi vedremo nella prossima video lezione. Il Parlamento punta sulla successione della figlia di Primoletto Maria, che è protestante, e vuole escludere dalla successione Giacomo Edoardo, il figlio di Giacomo II, che è cattolico. Così inizia la seconda rivoluzione inglese. Molti non lo sanno. L'evento che fa scatenare la seconda rivoluzione inglese, che fa muovere il Parlamento contro il re Giacomo II, è la nascita del suo erede maschio cattolico dal secondo matrimonio. In questo modo il Parlamento perde la speranza della successione protestante, sa che ci sarà una linea Stuart cattolica sul trono d'Inghilterra e si ribella violando le leggi di successione. Parleremo però la prossima volta di quello che il Parlamento fa per scacciare Giacomo II. La seconda rivoluzione inglese, la rivoluzione che viene chiamata Unbloody Revolution, la rivoluzione senza sangue, Glorious Revolution, la rivoluzione gloriosa, ma è veramente una rivoluzione senza sangue, la seconda rivoluzione inglese? Non proprio. Se volete vedere come finisce, seguite la mia prossima video lezione, l'ultima della playlist sul 600 inglese, sul parlamentarismo inglese del 600. Per adesso vi saluto e vi ringrazio tutti.